Bella ragazzi, questo è Nasti, il vostro amichevole matematico di quartiere. Vi ho preparato un altro video in cui spiego il dominio e il segno di una funzione come se dovessi spiegarlo ad un amico al bar, in modo super rilassato e per certi versi molto molto più divertente di una generica lezione di matematica. Nel video troverete ben 5 esempi di studio del dominio e del segno di una funzione, prendente anche esempi con radice e logaritmo, ma soprattutto funzioni fratte, belle sempliciotte, giusto per startare, come starting pack. E niente, vi lascio al video, buono studio. Per quanto riguarda questo esercizio, noi dobbiamo andare a studiarne il dominio e il segno. Quindi per quanto riguarda il dominio, abbiamo che questo deve essere maggiore o uguale di 2, x maggiore o uguale di 2, mentre per quanto riguarda il segno, ossia ci stiamo chiedendo quando è che la funzione y è maggiore di 0, questo accade per le x che sono comprese tra 1 e 2. Cerchiamo di capire perché. Allora, per quanto riguarda il dominio, ogni volta che è presente una radice, scriviamolo qui, una radice quadrata, come in questo caso, beh, dobbiamo prendere quello che c'è sotto la radice, che prende il nome di argomento della radice, e dobbiamo andare a imporre che questo a sia maggiore o uguale di 0. Poi, se sono presenti dei denominatori, nel nostro caso il denominatore chi è? È proprio questa x al cubo. Allora noi dobbiamo imporre ogni qualvolta che compare una frazione, quindi che è del tipo numeratore fratto denominatore, noi vogliamo che quel denominatore sia diverso da 0. Come si traduce questo nel caso particolare che stiamo affrontando? Beh, dobbiamo imporre x al quadrato meno 2x tutto fratto x al cubo, lo dobbiamo imporre maggiore o uguale di 0. Questa è la prima cosa che dobbiamo studiare e poi dobbiamo tenere conto del fatto che la x al cubo deve essere diversa da 0. Ma dire x al cubo diversa da 0 equivale a dire che cosa? Che x deve essere diversa da 0. Necessariamente. Perché appunto quando è che la funzione potenza risulta essere nulla? Soltanto quando io ci metto dentro la funzione potenza 0. 0 elevato al cubo fa ancora 0 e anche viceversa. L'unico punto in cui la funzione potenza si annulla è in 0. E quindi questa diamo anche un nome, quindi questa è la prima condizione e questa è la seconda condizione. Per quanto riguarda la seconda condizione abbiamo già visto che x deve essere diverso da 0 e per il momento questo va in accordo con quello che deve essere il dominio. Infatti c'è scritto che x deve essere più grande di 2, almeno deve essere 2. Quindi il fatto che x è diverso da 0 è in accordo con quello che poi ci aspettiamo di trovare. Però adesso dobbiamo prenderci questo pezzettino qui e dobbiamo metterci a studiarlo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo andare a studiare effettivamente un numeratore e un denominatore. Quindi per quanto riguarda il numeratore, noi andiamo a imporre che x quadro meno 2x debba essere maggiore o uguale di 0. Per quanto riguarda il denominatore, dobbiamo andare a imporre che la funzione potenza x al cubo debba essere maggiore però strettamente di 0, perché siccome si trova al denominatore, per il discorso fatto prima, allora deve essere più grande di 0, cioè non può essere uguale a 0 perché sennò andiamo in conflitto con quanto detto prima. Allora che cosa succede adesso? Allora, come prima, già che faccio un piccolo grafico, e così già che impariamo a ragionare più con i grafici, la funzione potenza, in questo caso la cubica chiamata x al cubo, quando è più grande di 0? Beh, è più grande di 0 nel momento in cui io mi trovo proprio da questa parte,
quindi quando appunto la x risulta essere maggiore di 0. Qui ci sono tutte le mie x positive. Quindi x al cubo maggiore di 0 quando l'argomento è, cioè la x in questo caso è maggiore di 0. E in questo modo sono andato a risolvere il mio denominatore. Adesso che cosa faccio? Per quanto riguarda il numeratore, mi riscrivo le cose in questo modo qua. X che moltiplica x meno 2. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un raccoglimento. Ora, che cosa vado a notare? Noto che questa x viene annullata da che cosa? Da 0. Perché se io metto al posto della x 0 si annulla. Ora devo fare il discorso uguale per quanto riguarda questa parentesi. Come faccio ad annullare questa parentesi? Beh, questa parentesi si annulla se e soltanto se io all'interno di questa parentesi ci metto al posto della x 2. E quindi metto qui il mio 2. Ora però faccio molto attenzione a questo verso, perché questo verso stabilisce cosa devo fare. Cioè, dai valori che ci siamo ricavati finché mo', dobbiamo considerare i valori esterni. Questo mi dice il segno maggiore o uguale di 0. Quindi vuol dire che necessariamente deve essere x prima di 0, quindi minore o uguale di 0, oppure deve essere x maggiore o uguale di 2. Quindi questo qui è un risultato e questo risultato adesso va abbinato a quest'altro risultato. Quindi uno è questo e l'altro è questo, perché noi stiamo cercando di risolvere ancora questa grande disequazione. Come dobbiamo fare mo'? Allora, dobbiamo quindi andarci a creare un altro grafico. Su questo grafico ci metto tutti i valori che ho trovato, quindi per esempio ci metto 0, poi ci metto 2, 2 però con il pallino incluso. Mentre lo 0, anche se qui vedo che è incluso, però comunque deve essere escluso da questo discorso qua, o anche dal discorso fatto precedentemente, quindi qui non possiamo concludere nulla, cioè lo togliamo. Adesso però andiamo a mettere che cosa? Andiamo a mettere il numeratore. Come si mette? Beh, il numeratore mi dice guarda, vai prima di 0 e poi vai dopo 2. Quindi scendo, faccio così, scendo, faccio così. Ok, e questo è il numeratore. Mentre per quanto riguarda il denominatore mi dice guarda, voglio la x più grande di 0. Benissimo, noi lo teniamo contento, andiamo dopo 0, qui tratteggiamo, qui prolunghiamo e ora dobbiamo fare la somma dei vari segni, quindi qui abbiamo un meno, qui abbiamo ancora un meno e qui abbiamo un più. Ora attenzione, riesaminiamo questa qui. Questa qui mi dice, guarda che il segno qua è maggiore o uguale di 0 che stai andando a studiare, ok? Quindi questo in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che io debba prendere qui il più. Ah, quindi sto in questa area qua. E questo che vuol dire? Vuol dire che io, se seguo il grafico mi sta dicendo guarda, x maggiore o uguale di 2. Quindi questa qui deve essere la mia soluzione. Però, attenzione, x maggiore o uguale di 2 è la mia prima condizione. La devo unire necessariamente all'altra condizione, la 2. E che cosa mi dice? Mi dice, guarda, che x deve essere diverso da 0 e allo stesso tempo x deve essere maggiore o uguale di 2. Benissimo, se mi vado a prendere direttamente, perché considera che queste condizioni vanno messe contemporaneamente, quindi questa è la 1, questa è la 2, beh allora di questi due chi vince? Vince la seconda, perché se io vado a dire x maggiore o uguale di 2,
automaticamente sto dicendo anche che x è diverso da 0, perché la prima mi chiede, guarda che x per quanto mi riguarda, dice la 1, deve essere diverso da 0. La 2 dice, guarda, a me interessa che la x sia maggiore o uguale di 2. Quindi per fare andare d'accordo tutte e due queste soluzioni, basta che x sia maggiore o uguale di 2. E quindi in questo modo qua, se adesso andiamo a guardare la richiesta dell'esercizio, nel dominio la soluzione era appunto dammi la x più grande di 2. E così abbiamo fatto. Adesso noi vogliamo capire quando è che questa funzione qua risulta essere positiva. Quindi stiamo andando a fare uno studio della y quando la y è maggiore di 0. Quindi stiamo entrando nella seconda richiesta, che è lo studio del segno, finché mo abbiamo fatto lo studio del dominio. Ok, quindi andiamo a copiare questa qui. E vogliamo imporla proprio come dice quella cosa lì, la vogliamo imporre maggiore di 0. Benissimo. Quando è adesso che una radice risulta essere più grande di 0? Ora, una radice quadrata è sempre una funzione positiva. Perché? Per costruzione tutte le radici pari sono funzioni che sono sempre positive. Quindi l'unico caso di cui io mi devo preoccupare è quando è quindi che l'argomento di questa radice risulta essere uguale a 0. Cioè, mi spiego meglio. Noi sappiamo che una funzione radice, cioè se prendo y uguale a una certa radice di a, allora di per sé questa qui è sempre maggiore o uguale di 0. Sempre, perché la radice è sempre positiva. Ora, però a noi interessa che cosa? Quindi qui io risponderei come? Per ogni x appartenente ad R. Mentre per quanto riguarda y uguale alla radice di a, se voglio che sia necessariamente positivo, quando è che questo deve succedere? Quando il suo argomento a è per forza maggiore di 0. No, scherzo. Questa, quindi una radice è positiva se e soltanto se il suo argomento è diverso da 0. Se io dico che l'argomento della radice è diverso da 0, allora sto tranquillo che la funzione sarà più grande di 0. Quindi l'unica cosa che io devo imporre è che adesso l'argomento, quindi x quadro meno 2x fratto x al cubo, debba essere diverso da 0. Allora, questo che cosa mi va a dire? Mi va a dire, guarda che necessariamente, come prima, x che moltiplica x meno 2 sotto ho x al cubo, allora deve essere che cosa? Deve essere x diverso da 0, x diverso... aspetta, non mi trovo con... mi sto trovando con la soluzione che mi dice x compreso tra 1 e 2. Possibile, l'ho scritta bene? Sì, sì, ho sbagliato a copiare. E infatti non mi sembrava proprio possibile. E ovviamente non è questa la soluzione. La soluzione è x maggiore di 2 e infatti è esattamente quello che mi trovo. Perché adesso praticamente che cosa mi sta portando a dire questa cosa qui?
mi porta a dire guarda che tutti i punti tu li devi escludere. Quindi mentre prima noi andavamo a includere x uguale a 0, ma poi veniva escluso dal denominatore, però x uguale a 2 noi lo andavamo a prendere. Quindi che cosa succede? Che adesso devo escludere x uguale a 0 e devo escludere x uguale a 2, perché sono esattamente le conseguenze di andare a imporre che il mio numeratore sia diverso da 0. In conclusione, la radice, questa qui, è sempre positiva all'interno del suo dominio di definizione. Quindi noi in questo caso è richiesto che sia strettamente positiva. Allora la soluzione è che nel suo dominio di definizione, che abbiamo detto essere x maggiore o uguale di 2, io debba proprio andare ad escludere quel 2, perché vedi, mi viene escluso da questo fatto qua. X deve essere diverso da 2. Quindi, ricapitolando, una radice è sempre positiva nel suo dominio di definizione. Il suo dominio di definizione è x maggiore o uguale di 2, però noi vogliamo che sia strettamente positiva. Strettamente positiva vuol dire, l'abbiamo spiegato prima qua, che l'argomento della mia radice deve essere diverso da 0. Ok, allora noi andiamo ad aggiungere questo fatto, che l'argomento della radice sia diverso da 0, ricaviamo che x deve essere diverso da 0 e da 2, il fatto che x deve essere diverso da 0 era già dato nel dominio, ricaviamo in più di nuovo che x deve essere diverso da 2, e quindi unendolo al fatto che una funzione è sempre positiva nel suo dominio di esistenza, una radice è sempre positiva nel suo dominio di esistenza, ricaviamo appunto che la x deve essere più grande di 2. E quindi questo è tutto lo svolgimento del mio esercizio. Allora, adesso abbiamo lo studio del dominio di questa funzione e ancora lo studio del segno di questa funzione. Il dominio questa volta è molto semplice, perché dobbiamo andare ad imporre direttamente che il denominatore deve essere diverso da 0. Che vuol dire? Vuol dire che x al quadrato meno 3x deve essere diverso da 0. Che vuol dire questo? Se vado a raccogliere una x, mi rimane x meno 3 e tutto questo deve essere diverso da 0. Ora questo cosa mi porta a dire? Mi porta a dire, distinguendo i due casi, che x deve essere diverso da 0 e che x meno 3 deve essere diverso da 0. Allora, questo ce l'ho già nel mio risultato, mentre per quanto riguarda l'ultimo devo semplicemente spostare la x dall'altra parte, quindi ottengo x diverso da 3 e quindi un'altra cosa è stata risolta. Quindi il dominio proprio easy questa volta. Ora il problema si pone per il segno, che è evidentemente più complicato per quanto riguarda il mio risultato. Quindi qui dominio, qui segno. Che cosa devo fare con il segno? Devo andare a imporre la y maggiore di 0. Quindi vuol dire prendersi tutta la funzione originale e andare a imporre che questa qui sia maggiore di 0. Che bello il copia e incolla. Adesso quindi vado a farmi numeratore e denominatore. Quindi numeratore x al quadrato meno 5x più 4 maggiore di 0. Ora, attenzione, perché devo andare a risolvermi questa disequazione di secondo grado. Come faccio a risolvere questa disequazione di secondo grado? Allora, normalmente uno che non vuole ragionare prende il delta, la risolve, quindi delta uguale b quadro meno 4ac e tutte queste cose qui. E aspetta, mi sono accorto che il computer non è in carica e quindi stiamo per perdere tutto. Stava avendo un calo di prestazione. Sacrifichiamo
carica batteria del telefono. Ok, dicevo, normalmente uno si va a fare il delta e la risolve, però non è nel mio spirito perché vedo una strada molto più veloce. Quale? Mi vado a trovare due numeri, la cui somma faccia meno 5 e il cui prodotto faccia 4, più 4. Quali sono questi numeri magici? Sono naturalmente meno 4 e meno 1. Quindi se io vado a scomporre in questo modo x meno 4 che moltiplica x meno 1, ho già fatto la mia fattorizzazione e non devo fare nessun delta, nessuna cosa che mi porterebbe via un sacco di tempo. E più tempo spreco, più calcoli faccio, probabilmente anche più errori faccio. Quindi è meglio evitare quando si può evitare. Ora, meno 4 e meno 1 moltiplicati mi danno più 4. Meno 4 e meno 1 sommati mi danno meno 5, quindi vuol dire che sta fatto bene. Ora, stesso discorso di prima, mi vado a guardare questo segno qua. Questo segno qui è un maggiore, ok? Maggiore mi dice prendi le soluzioni che sono esterne. Ora, cosa annulla questa parentesi? Questa parentesi viene annullata da 4, perché faccio 4 meno 4, 0. Quest'altra parentesi viene annullata da 1, cioè al posto della x sostituisco 4 nel primo caso, sostituisco 1 nel secondo caso. Bene, siccome voglio soluzioni esterne, allora la soluzione qui qual è? È andare a prendere x prima di 1 oppure x dopo 4. E questo è il risultato del mio numeratore. Non basta, perché ora mi devo fare anche il denominatore. Il denominatore l'avevamo già scomposto prima, quindi non lo rifaccio. È x meno 3. Anche questo lo vado a studiare con il maggiore. Beh, che cosa accade? Accade che qui questo viene annullato da 0, questo viene annullato da 3. Stesso discorso di prima, siccome qui c'è un maggiore, allora vado necessariamente a prendere soluzioni esterne. Quindi vuol dire 0, no, vuol dire x minore di 0 oppure x maggiore di 3. Molto molto bene. Quindi sono arrivato al punto in cui io ho le mie due soluzioni del numeratore e del denominatore, devo andare a metterle a confronto. Quindi vado a segnare tutti i vari valori. Vedo che ho uno 0, poi ho, anzi in realtà siccome il valore più basso è 0, mettiamo prima 0, poi ho 1, poi ho 3 e poi ho 4. Non importa, diciamo, metterli in maniera ordinata. Non è che dobbiamo fare un grafico preciso, il grafico mi serve solo per avere un'idea. La prima mi dice, guarda che devi andare prima di 1 e dopo 4. E io vado prima di 1 e dopo 4. La seconda mi dice, vai prima di 0 e poi vai dopo 3. Ok. Quindi adesso mi creo tutti i miei prolungamenti. Qui dovevo tratteggiare. E mi vado a fare lo studio del segno. Quindi qui è più, qui è meno, qui è più, meno, più. Attenzione, che cosa mi dice la mia disequazione? Mi dice guarda che io voglio il maggiore. Maggiore vuol dire prendimi i più. 1, 2 e 3. Effettivamente ci siamo perché se io vado a guardare la mia soluzione diceva voglio x prima di 0, x compreso tra 1 e 3, x dopo 4. Effettivamente è quello che è successo qui. Se io vado adesso a riportarmi il risultato, esce x prima di 0, oppure x compreso tra 3 e 1.
oppure x dopo 4. Questo qui è esattamente quello che tenevo appuntato nel risultato. Vogliamo risolvere quest'altro esercizio. Che cosa andiamo a fare? Che cazzo dico? I risultati. Ok, quindi abbiamo quest'altro studio di funzione del quale vogliamo andare a calcolare soltanto dominio e segno. Per quanto riguarda il dominio è semplicissimo, andiamo un attimo a fare il raccoglimento. Abbiamo x quadro meno x al cubo, devo andare a raccogliere un x al quadrato perché sta in comune sia a sinistra sia a destra, quindi qui mi rimane 9 meno x. A questo punto che cosa voglio? Sin da subito volevo che in realtà questo fosse diverso da 0, perché ogni denominatore deve essere diverso da 0. E allora questo mi porterà a dire che x quadro deve essere diverso da 0 e questo che 9 meno x deve essere diverso da 0. Ora questo ancora mi dice x diverso da 0 e quest'altro, portando la x dall'altra parte, mi dice 9 diverso da x. E quindi siamo arrivati già a concludere che il mio dominio effettivamente è questo. Ma che cosa succede per quanto riguarda lo studio del segno? Ancora una volta dobbiamo prendere la nostra frazione e andare a imporre che questa qui sia maggiore strettamente di 0, perché appunto è chiesto che la y sia maggiore strettamente di 0. E allora ancora una volta andiamo a studiare separatamente il segno del mio numeratore e del mio denominatore. Per quanto riguarda il numeratore è facilissimo, ho x quadro meno 4 maggiore di 0. Uso lo stesso identico metodo di prima, ossia mi faccio una scomposizione che prende il nome in questo caso di differenza di quadrati ed è x meno 2 che moltiplica x più 2 e qui rimane maggiore di 0. Ora come prima questo viene annullato da 2, questo viene annullato da meno 2, siccome qui c'è il maggiore devo andare a prendermi le soluzioni che sono esterne e quindi vado a concludere dicendo guarda che x deve essere più piccolo di meno 2 oppure x deve essere più grande di 2 e quindi mi sono svolto il mio denominatore. Un metodo alternativo è quello di dire porto il 4 dall'altra parte, passo alla radice ottenendo x maggiore di più o meno 2, la radice di 4, ma alla fine devo comunque arrivare a dire questo. Quindi tanto vale ripassarsi una differenza di quadrati e fare in questo modo che almeno io trovo più lineare. Poi per quanto riguarda il denominatore, come prima, l'avevamo già scomposto, quindi si tratta di x quadro che moltiplica 9 meno x, quindi lo riprendo direttamente così, e voglio imporre che questa roba sia maggiore strettamente di 0. Ora, cerco di trascurare un attimino il segno che trovo qui, perché? Perché in realtà i quadrati sono sempre oggetti positivi, al massimo sono uguali a 0 quando quello che c'è sotto il quadrato è uguale a 0. Quindi mi concentro di più su questo secondo pezzettino qui. Questo secondo pezzettino qui, che cosa mi dice? Mi dice guarda che 9 meno x deve essere maggiore di 0. Quindi portando il 9 dall'altra parte ottengo meno x maggiore di meno 9, invertendo i segni deve essere x minore di 9. E quindi ottengo x minore di 9, a questo però devo tenere conto del fatto che la x non può essere uguale a 0, x diverso da 0. Rispiego perché. Un quadrato è sempre positivo, quindi in generale se ho a al quadrato e mi chiedo quando è che questa roba è maggiore di 0? Beh, se e soltanto se quello che c'è dentro al quadrato è diverso da 0. Rifacciamo, come negli esercizi precedenti, il grafico di quello che rappresenta un quadrato.
Un quadrato è rappresentato dalla funzione parabola x al quadrato, quindi che cosa notiamo qua? Che la parabola tocca 0 soltanto in questo punto qua, supponendo di fare il disegno preciso ovviamente. Quindi se io vado ad escludere questo punto, rimane sempre positiva, quindi dire a quadro maggiore strettamente di 0 equivale a chiedere che io non tocco l'origine, quindi che l'argomento è diverso da 0. Ecco perché qui, senza studiare niente, mi sono limitato a dire immediatamente guarda che x io la voglio diversa da 0. Bene, adesso devo unire queste informazioni, quindi devo unire questa qui, il fatto che la x deve essere diversa da 0 e quindi questa è la prima informazione e questa è la seconda. Adesso cerco di mettere tutto su un grafico, quindi nel mio grafico vado a prendere i valori meno 2, poi ho lo 0 che devo semplicemente escludere, poi ho il 2 e poi ho il 9. Adesso la prima informazione mi dice guarda che voglio che tu vai prima di meno 2 e dopo 2. La seconda informazione mi dice guarda vai prima di 9. Ora, questo qui è uno studio del segno, quindi che vuol dire? Vuol dire che devo continuare a tratteggiare e adesso andare a considerarmi tutti i vari segni. Quindi qui ho più, meno, più, meno. Cosa devo prendere? Beh, questo mi è dato dal segno della mia frazione. Vediamo che qui c'è un maggiore, di conseguenza io devo andare a prendere proprio il più, più. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire vammi a prendere x minore di meno 2 oppure vammi a prendere x compresa tra 9 e 2. Andiamo adesso a controllare effettivamente che questo è il nostro risultato. Effettivamente sì, x più piccolo di meno 2, x più piccolo di meno 2 oppure x compreso tra 2 e 9. E quindi questo era tutto il mio esercizio. Allora, abbiamo un altro esercizio di cui vogliamo andare a calcolare dominio e segno. Partiamo subito dal dominio, che è piuttosto semplice. Devo andare a imporre che tutto il denominatore sia diverso da 0. Siccome il denominatore è composto da un prodotto, allora devo imporre che tutti i vari prodotti siano diversi da 0. Quindi x quadro meno 1 diverso da 0 e meno x quadro più 4 diverso da 0. Allora, portando l'1 dall'altra parte, qui ho x quadro diverso da 1 e se poi vado ancora alla radice, ottengo x diverso più o meno 1. Stesso discorso da questa parte, mi porto x quadro dall'altra parte per mia comodità e ottengo 4 diverso da x quadro. Se passo la radice ottengo più o meno 2, che è la radice di 4, diverso da x. Quindi effettivamente il dominio è facile perché si tratta solo di andare a considerare queste radici. Infatti ho ottenuto x diverso da più o meno 1 e x diverso da più o meno 2. Adesso la cosa difficile si va a fare nello studio del segno. Allora, per quanto riguarda il denominatore, qui è composto da due fattori. Allora che cosa facciamo? Direttamente andiamo a studiarci fattore dopo fattore. Quindi abbiamo questo fattore qua, questo fattore qua e questo fattore qua. E andiamo a studiare quando tutto è maggiore di 0. Quindi abbiamo, per quanto riguarda il primo fattore, semplicemente x più 3 maggiore di 0, che mi porta a dire x maggiore di meno 3. E quindi questo è il primo fattore da mettere poi al mio sistema. Per quanto riguarda il 2, quindi, devo andare a vedere quando x al quadrato meno 1 è maggiore di 0. Ma
Questo lo posso scomporre secondo una differenza di quadrati, quindi diventa x meno 1 che moltiplica x più 1. Vado a vedere come queste parentesi vengono annullate da 1 e da meno 1, e siccome qui c'è un maggiore, vorrà dire che devo prendere le soluzioni esterne, quindi diventa x prima di meno 1 oppure x dopo 1, e ho collezionato un altro risultato. Manca infine l'ultimo. L'ultimo mi dice che meno x quadro più 4 deve essere maggiore di 0. Beh, questa volta però che cosa succede? Vado a cambiare il segno, quindi ottengo x quadro meno 4 minore di 0. Qui applico sempre il discorso della differenza dei quadrati, quindi x meno 2 che moltiplica x più 2, e ottengo da questi qui i numeri più o meno 2. Il 2 e il meno 2 vanno ad annullare queste parentesi. Ma siccome c'è il minore per questa volta, allora vorrà dire che devo prendere soluzioni interne a quei due valori. Quindi meno 2 minore di x minore di 2. Quindi ho collezionato il mio terzo risultato. Ora che succede? Che devo andare a mettere tutti questi valori in un grafico. Quindi vado a crearmi il mio grafico. Il valore più piccolo noto che è meno 3. Poi ho meno 2. Poi ho meno 1. Poi non ho 0, ma ho 1 e ho 2. Ok, devo andare adesso a mettere rispettivamente tutto quello che ho fatto finché adesso. Quindi ho questo maggiore di meno 3, allora lo metto. Poi ho x prima di meno 1 oppure dopo 1. E poi ancora c'ho, quindi questo per quanto riguarda il 2, per quanto riguarda il 3 invece ho compreso tra meno 2 e 2. Quindi vado a tratteggiare nelle parti non coinvolte, vado ad aumentare tutti sti cosi qua e vado a farmi lo studio del segno adesso. Quindi qui ho più, meno per meno più, meno, più, meno, più, meno. Andiamo a vedere che cosa dice la mia disequazione. Ovviamente questa la stavamo studiando con il maggiore di 0, perché nel risultato appunto si chiede quando è che la y è maggiore di 0. Allora questo vuol dire che io devo prendere tutti i più, e allora questo ancora vuol dire che x deve essere più piccolo di 3. X deve essere compresa tra meno 2 e meno 1, oppure ancora x deve essere compresa tra 1 e 2. Quindi stiamo prendendo questa zona e questa zona. È proprio questo il risultato. Qui ho sbagliato a scrivere, è meno 3 ovviamente. Quindi è questo il risultato? Certo, è questo il risultato. X più piccolo di meno 3, x compresa tra meno 2 e meno 1, x compresa tra 1 e 2. Ecco qua. E questo conclude il mio esercizio. Per quanto riguarda questo esercizio ci compare un logaritmo. Cosa dobbiamo andare a fare quindi? Ogni qualvolta che noi abbiamo un logaritmo e c'è un certo argomento, dobbiamo necessariamente imporre che quell'argomento sia maggiore di 0. Quindi questa è una regoletta che si va ad aggiungere allo studio del dominio. E noi andiamo a farlo proprio in questo caso. Poi, in questo caso particolare, non serve a andare ad imporre che il denominatore, questo denominatore qua, sia diverso da 0, perché ci verrà in automatico
andando a fare direttamente l'argomento maggiore di 0. Ora, difatti ci verrebbe semplicemente un x diverso da 4, perché se vado a fare x meno 4 diverso da 0 ottengo x diverso da 4. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare semplicemente adesso l'argomento del mio logaritmo, quindi stiamo parlando proprio di questa cosa qui, e dobbiamo imporre che sia maggiore di 0. Ok, non cambia niente con gli esercizi che abbiamo fatto prima, perché di nuovo si tratta di studiare numeratore e denominatore. Ora in realtà questo è così facile che è come se fossero due cose che stanno attaccate, no? È esattamente come se fosse x meno 1 che moltiplica x meno 4. Non cambia niente. Non cambia assolutamente nulla, sono due fattori e andiamo a trovare quindi quello che annulla questo qui, che è 1, quello che annulla questo qui, che è 4. Siccome ho il maggiore, allora vuol dire soluzioni esterne. Quindi ho x e dopo x prima di 1 oppure x dopo 4. E quindi sono andato a trovare questa condizione qua che effettivamente rappresenta il mio dominio. Quindi dominio risolto. Cosa ho fatto? Semplicemente ho messo l'argomento del mio logaritmo maggiore di 0. Adesso però devo fare lo studio del segno di un logaritmo e quindi qua ci vuole un pochettino di teoria. Perché come è fatta la funzione logaritmo? Andiamo a disegnarla. La funzione logaritmo fa così. Quindi in questo punto qua, che è 1, avviene il cambio di segno della funzione logaritmo. Che vuol dire? Vuol dire che un logaritmo qualsiasi è maggiore di 0 nel momento in cui la x è maggiore di 1. Come si arriva a questo risultato? Molto semplicemente passo alla funzione esponenziale. Quindi passando alla funzione esponenziale devo fare e elevato al logaritmo di x maggiore di e elevato alla 0. Ma la base si semplifica con il logaritmo. Questo mo sto usando e, ma di fatti potrei usare una qualsiasi base. Se metto in base a, per esempio, elevo tutto alla base del mio logaritmo e anche qui non cambierà niente perché un qualunque numero adesso elevato alla 0 mi dà 1 e la a vista come esponenziale si va a semplificare col logaritmo perché esponenziale e logaritmo sono la funzione inverso dell'altra e quindi otterrei che questi si semplificano e mi rimane proprio la x. E quindi siamo giunti a quello che ho detto inizialmente. Ma è cosa che si vede in maniera molto più limpida da un grafico, no? Quando è che il logaritmo è una funzione positiva? Quando l'argomento supera proprio il valore 1. Ora, quando questo argomento supera quindi il valore 1, dobbiamo tradurlo in quello che abbiamo noi. Quindi devo andare a prendermi l'argomento del mio logaritmo e devo imporre... Oh, sta macchina ha rotto... Devo andare a prendermi il logaritmo e l'argomento del mio logaritmo e devo andare a imporre che sia maggiore di 1, quindi x meno 1 fratto x meno 4 e il tutto deve essere maggiore di 1. Ecco, qui la situazione adesso si complica perché non è come prima vado direttamente a studiare il segno, no, perché c'è un 1, non c'è 0. Allora devo fare più passaggi. Quali? Porto l'1 dall'altra parte, quindi ho x meno 1 fratto x meno 4 meno 1 maggiore di 0. E poi devo fare un pezzo di minimo comune multiplo, quindi ho x meno 4
sopra x meno 1 meno, perché devo moltiplicare adesso quello che c'è qui sotto con quello che c'è qui sopra, quindi meno, sarebbe il meno 1, qui ci metto x meno 4, maggiore di 0. Ok, quindi sono arrivato qua, quindi ho x meno 1 meno x più 4, fratto x meno 4 maggiore di 0. Che cosa è successo adesso? Che la mia x se ne va con quest'altra x. E quindi cosa mi rimane? Sopra mi rimane 4 meno 1, 3. Fratto x meno 4 maggiore di 0. Da notare adesso che il mio numeratore è positivo, quindi il suo segno non conta nulla, perché ogni volta che facciamo i grafici, no? Non è che andiamo a considerare mai le linee continue, ok? Quindi questo è positivo e basta, non lo vado a considerare. Per quanto riguarda invece il denominatore, quello lo devo studiare, e quindi dire che questa cosa è maggiore di 0 equivale a dire che x meno 4 è maggiore di 0. Quindi ancora il mio problema si è semplificato e quindi concludo che x deve essere maggiore di 4. Questo qui è il mio risultato. Andiamo a vedere però effettivamente quanti passaggi abbiamo fatto. Siamo partiti da qui e poi di volta in volta il mio problema si è semplificato. Sono partito da qui, poi è diventato questo, poi questo qui, poi questo qui, poi questo qui, finché non l'ho ridotto del tutto. Ed effettivamente, se andiamo a guardare i nostri risultati, effettivamente il dominio è stato fatto bene, ma anche lo studio del segno, dove doveva essere x maggiore di 4. E quindi questo è tutto il nostro esercizio. Oh, il video è finito, oh, se ti è piaciuto e metti mi piace, mi raccomando, se non ti è piaciuto però metti dislike 2 volte. Alla prossima.